La laguna di Venezia è il più grande ambiente umido del Mediterraneo. Attualmente ha un'area di circa 550 km quadrati ed è caratterizzata dalla presenza di tipiche strutture morfologiche. Queste strutture sono ad esempio le barene, i bassofondali e le reti di canali. Adesso noi qui siamo su una barena. Le barene sono innervate da una fitta rete di canali che si dipartono dalle bocche e poi innervano barene e bassifondi. I bassofondali invece sono delle strutture morfologiche che stanno a quote più basse delle quote della barena, ma svolgono un ruolo importante nel controllo della propagazione della marea. La laguna è separata dal mare da 3 bocche di porto che, procedendo da nord verso sud, sono la bocca di Lido, la bocca di Malamocco e la bocca di Chioggia. Appunto è da queste 3 bocche che si dipartono i canali che poi vanno ad innervare barene e bassifondali. Una caratteristica importante della laguna di Venezia, che da questo punto di vista rappresenta direi un esempio unico, è la sua storia, la sua evoluzione, che è stata da sempre il risultato di processi naturali e interventi antropici. Gli interventi antropici non hanno ovviamente riguardato solo la costruzione di centri abitati, ma anche variazioni importanti all'interno della laguna stessa. Il paesaggio associato oggi alla laguna di Venezia è estremamente diverso da quello che caratterizzava quest'area durante l'ultimo massimo glaciale, quando praticamente la linea di costa era ubicata molto più a sud lungo il mare Adriatico. Il fiume Po generava un delta che era spostato di diverse centinaia di chilometri verso sud. La sedimentazione, l'ambiente che governava il trasporto dei sedimenti nell'area della laguna veneta era essenzialmente di natura fluviale, alluvionale. E quindi è un paesaggio profondamente diverso rispetto a quello che osserviamo oggi. Il paesaggio è iniziato a cambiare, la laguna ha iniziato a formarsi in risposta sostanzialmente a quella che è la trasgressione oloscenica. Quando il livello del mare ha iniziato a risalire, la linea di costa pian piano nel tempo si è spostata da sud verso nord fino ad occupare la posizione attuale. Questo ha causato una grossa variazione nelle dinamiche deposizionali. Sostanzialmente le grosse incisioni fluviali che si erano generate durante l'abbassamento del livello del mare sono state pian piano riempite da sedimenti, quindi le valli sono state colmate e poi pian piano si è formata negli ultimi migliaia di anni la barriera, il cordone che attualmente delimita e separa la laguna dal mare Adriatico. Questo ha portato sostanzialmente alla formazione dell'attuale laguna veneta, costituita da un complesso reticolo di canali che tagliano depositi accumulatisi negli ultimi migliaia di anni. La successione sedimentaria che si è sviluppata a seguito di questo processo ha uno spessore variabile che ovviamente è maggiore nelle aree che erano state incise durante l'ultimo massimo glaciale. In questi settori scavati dagli antichi corsi d'acqua lo spessore della successione oloscenica può essere anche di alcune decine di metri, mentre in altre aree che erano gli alti topografici durante l'ultimo massimo glaciale i sedimenti oloscenici lagunari sono spessi solo alcuni metri.